Sono almeno 4 anni che condivido che Dio mi ha detto di preannunciare che nel 2020 sarebbe stato fatto la sua volontà. Ed è da quando sono una bambina che Dio mi ha temperato e preparato per questo momento. Per i primi 6 mesi di 2020 abbiamo visto l'impotenza dell'uomo e il suo impegno a gestire continuamente dei sintomi di un mondo malato e l'emergenza che affligge il pianeta. E per i prossimi 6 mesi del 2020 Dio darà la possibilità all'uomo di vedere la sua potenza, la sua verità, il suo amore tangibile e la sua volontà di spingere l'uomo verso la soluzione definitiva per l'umanità. Dio ha lasciato l'uomo libero a fare nel modo suo ed ora interviene con un suo piano di amore e sfida l'uomo a finalmente capire la sua vera volontà e la sua verità per aiutare l'uomo nel suo momento più difficile. Senza questa verità di Dio, l'uomo sta per creare un'era di buio, di dolore, di sofferenza e di malattie senza precedenza. Dio sente ogni voce, ogni parola, ogni sogno, ogni lamento, ogni desiderio nascosto e ogni preghiera dell'uomo. E nel 2020 Dio lancia la sua sfida per salvare l'uomo da se stesso, perché ha un amore sconfinato ed incondizionato per tutti noi. Dio ha scelto di far nascere il suo piano di amore per l'umanità e del mondo dall'Italia. Il mondo malato di oggi è un groviglio di sintomi causati da un'unica malattia: la non conoscenza di come l'uomo era veramente destinato a vivere ed esistere. Dio cura l'Italia. Dio vuole salvare l'uomo, non nel modo in cui intende l'uomo, ma nel suo modo, facendo capire ad ogni singola persona che ognuno di noi è la cura, ognuno di noi è la salvezza dell'umanità e che ogni persona ha un compito prezioso che fino ad ora è venuto meno: di conoscere, di ascoltare, di capire, di apprezzare, di aiutare e di amare se stesso, fidandosi ed appassionandosi di se stesso, credendo fermamente in se stesso e prendendo ottimale cura di se stesso, emotivamente e fisicamente, e rispettando se stesso in modo integro, sempre, per tutta la vita. La mancanza di conoscenza della vera volontà di Dio ha portato le persone a rincorrere fuori nel mondo ciò che già possedevano dentro di loro stessi e a sentirsi inadeguati, non meritevoli, sbagliati, dimenticati, non amati, impotenti, paurosi, arrabbiati e delusi di loro stessi e della vita, e qualche volta anche da Dio. Dio ha sempre amato l'uomo oltre ogni misura ed in modo completamente incondizionato. È ora di capire. È ora che ogni persona capisca che per salvare il mondo bisogna salvare in primis se stesso, amandosi, incamminandosi ogni giorno per lasciare il proprio dolore, sapendo che l'uomo doveva vivere libero e soprattutto libero da condizionamenti e facendo ogni possibile azione per accedere alle capacità naturali ed innati del corpo di vivere in perfetta salute. L'uomo è stato creato forte, il suo corpo è forte, vivendo libero ed amando se stesso come Dio ha inteso, generazione dopo generazione. La salute emotiva e fisica dell'uomo sarebbe stata ottimale. Dio non voleva per l'uomo l'esistenza di malattia, paura e dolore che attualmente sta vivendo oggi, ma una vita di ottimale salute, serenità e pace per l'uomo. Ad oggi l'uomo è così traumatizzato da un mondo immerso nel dolore
che questo bellissimo cammino verso la propria libertà viene addirittura rifiutato dalla mente, esattamente come la vera volontà di Dio per l'uomo a vivere un'esistenza di gioia, di salute perfetta, godendo della profonda conoscenza di sé, è stato sempre rifiutato. Più che l'uomo vivrà in una situazione di emergenza, paura, dolore e confusione continuo, più che la sua mente rifiuterà di vedere la vera soluzione, l'unica soluzione che metterà l'uomo sul suo cammino giusto. Gli esseri umani oggi credono di essere sani, ma sono ben lontani da ciò che Dio ha inteso per l'uomo. Come sarebbe stato il nostro mondo oggi se l'uomo avesse saputo e vissuto la vera volontà di Dio? Il corpo umano ha delle capacità innate che l'uomo deve ancora scoprire, ma non li scoprirà distruggendo se stesso, vivendo una vita di dolore e usando sistemi palliativi per andare avanti. L'autostima non va guadagnato fuori e non dipende da ciò che hai, sai e fai, ma è innato, intrinseco, e questo va consapevolizzato dentro di sé. Nessun essere umano dovrebbe mai e poi mai essere confrontato con un altro. Nella nostra società nessuno dovrebbe temere di essere giudicato, criticato o abusato da altri. Vivere e sperimentare continuamente scene di dolore ed esempi di instabilità emotiva intorno a noi, in noi stessi, nelle nostre famiglie, in televisione, nelle notizie, tra gli amici e nella nostra società logora la mente e condiziona l'uomo a normalizzare il vivere nel dolore e di accettare di vivere solo brevi momenti di tregua o di lieve miglioramenti e condiziona la mente di rifiutare di vivere un'assenza di dolore. Ma vivere nel dolore distrugge totalmente la salute dell'uomo. Spesso l'uomo è così abituato a vivere nel dolore che non si rende neanche conto di farlo e di farlo da tutta la vita. Mentre gli uomini si preparano a vivere da malati, distanziati, nella paura e gestendo continuamente emergenze e difficoltà che non avranno fine, Dio sfida il mondo a lasciare il dolore e a coltivare la perfetta salute. Dio sfida te a non accettare più di vivere nel dolore. Dio ti sfida a compiere il tuo vero destino, ascoltando te stesso, seguendo te stesso e a vivere libero nella mente e nel corpo. Dio ti sfida a finalmente conoscere ed a usare il tuo vero potere per il tuo benessere e ad essere sempre consapevole del tuo valore intrinseco. Dio ti sfida a conoscere il vero significato di una perfetta salute e ad adoperarti per crearlo naturalmente ogni giorno e a capire che vivere in questo modo era il vero destino dell'uomo, che questo era il tuo destino. Dio ti sfida a vivere di coerenza e di adoperarti sempre per il tuo bene e per il bene comune, iniziando sempre da te stesso. Dio ti sfida a conoscere la sua verità, a sentire il suo infinito amore per te e a sapere che non sei e non sarai mai solo. Tutti gli esseri umani sono uguali, nessun uomo è al di sopra di un altro. Tutti gli esseri umani sono unici, speciali, amati da Dio. Nessun essere umano è più importante di un altro ed è ora che ogni essere umano diventi importante per se stesso, davvero, in profondità, capendo che ogni essere umano è un miracolo di Dio e che inizi finalmente a trattare se stesso come tale. L'uomo ha paura di capire e di accettare questo messaggio di amore di Dio da sempre. L'uomo ha dimenticato chi è. E ora, in questo preciso momento del 2020, Dio ti sfida a ricordare l'immensa meraviglia che Lui ha creato. Te. Dio ha aspettato fino ad ora per riproporre all'uomo la sua volontà e per chiedere all'uomo di accettarlo e di incamminare verso la soluzione definitiva.
invece di continuare a creare atroci sintomi della malattia che affligge la società. Per il mondo a cambiare in meglio, il cambiamento deve iniziare in modo profondo dentro ognuno di noi. Ogni persona deve guardare dentro di sé. È ora di conoscere la tua vera potenza, la tua capacità di amarti, di prendere ottimale cura di te stesso e di coltivare la perfetta salute nella tua vita e di spingerti oltre per capire finalmente la vera volontà di Dio, che portato avanti avrebbe creato un mondo totalmente diverso da ciò che l'umanità sta vivendo oggi, ma che noi possiamo e dobbiamo creare ora. Il piano di amore di Dio per salvare l'uomo da se stesso è in atto e l'Italia è il paese che Dio ha scelto per portare avanti la sua volontà. L'Italia diventerà la culla della verità, dell'uomo veramente libero e responsabile per se stesso, della cultura della perfetta salute secondo Dio, dell'incorruttibilità dell'uomo, della speranza, dell'onestà, della coerenza, dell'uomo che si spinge sempre verso la sua evoluzione ed illuminazione continua, e del punto di inizio per una nuova umanità, una reality mondiale che inizierà dentro ognuno di noi. Accetti la sfida di Dio?